Ragazzi, benvenuti e ben ritrovati nella mia cucina italiana. Oggi facciamo il più classico dei classici della tradizione italiana, il piatto italiano più famoso del mondo, gli spaghetti tricolore. Ma perché si chiamano così? Perché ci sono fondamentalmente tre ingredienti: il basilico verde, i pomodorini belli maturi, belli rossi e poi questa neve di formaggio, di parmigiano o di grana padano. Eccoli qua i tre colori della nostra bandiera italiana. Ma quali sono tutti gli ingredienti di cui abbiamo bisogno? Cominciamo dalla pasta, calcolate sempre un 100-120 grammi a testa, io qui ho 250 grammi di pasta, poi di pomodorini 400 grammi, basilico quanto basta, così come anche il parmigiano o il grana padano, poi uno spicchio d'aglio, peperoncino al gusto, olio extravergine di oliva italiano di altissima qualità, del sale e poi c'è un ingrediente che è opzionale, però in realtà ci vuole. Di che cosa stiamo parlando? Del burro, una noce di burro. Perché si mette una noce di burro? Perché serve per ingannare il palato e abbattere l'acidità dei pomodorini. Però attenzione, se utilizzate dei pomodorini che non sono acidi non lo mettete, non serve, ok? Quindi lo assaggiate nel finale, se vi rendete conto è un po' acidulo, tac, burro, problema risolto. Se invece non serve non lo mettete, ok? Fantastico. Allora 3, 2, 1, cominciamo la preparazione. Olè! Cominciamo dunque la preparazione. Prendere i pomodorini e tagliarli semplicemente a metà. Dobbiamo eliminare sia la pellicina che i semi che l'acqua di vegetazione. Per farlo li dobbiamo sbollentare per un paio di minuti, quindi all'interno della pentola dove poi andremo a cucinare la pasta mettere il sale, portarla per bene ad ebollizione, quindi calare i pomodorini tagliati a metà. Li facciamo bollire per un paio di minuti. Trascorsi 2 minuti dal momento in cui comincia il bollore, li scoliamo per bene e lasciamo che vada via tutta quanta l'acqua. Quindi con un passaverdura li passiamo per bene per ottenere una polpa. Guardate, questo è il risultato che dobbiamo ottenere. Così abbiamo ottenuto la classica salsa di pomodoro fresco. Guardate che meraviglia, anzi... Prima di cominciare la cottura della pasta, mettere all'interno della padella l'aglio tagliato in pezzettoni, olio extravergine di oliva e il peperoncino e fare un profumatissimo soffritto a fuoco basso. La salsa di pomodorino fresco non ha bisogno di 45 minuti di cottura, ok? Bastano pochi minuti di cottura, si può cucinare in padella a una temperatura più alta, fuoco medio, attenzione, non fuoco vivo. Guardate che meraviglia ragazzi, è uno spettacolo. Poi questo periodo i pomodorini si iniziano a trovare quelli belli che sono stati al sole, quindi profumo spettacolare. Nel momento in cui comincia a bollire per bene teniamo la padella nel fuoco grande ma lo teniamo al minimo e poi regoliamo con un pochino di sale. Quindi è giunto il momento di cominciare la cottura degli spaghetti. Il tempo di cottura della pasta in questo caso è esattamente il tempo di cottura della salsa di pomodoro. Mi raccomando, in questa ricetta non deve assolutamente mancare il parmigiano, che è la morte sua. Il profumo è meraviglioso, ma anche il colore, vedete, con la cottura si sta concentrando e sta acquisendo anche un colore più scuro, quindi il classico colore del sugo di pomodoro. Però attenzione, questo non è il sugo dei pelati, questo è il sugo di pomodorino fresco. Siamo giunti praticamente a cottura del sugo, deve soltanto raggiungere la giusta densità, quindi potete eliminare l'aglio oppure, se volete, che vi piace il profumo dell'aglio, lo potete schiacciare con una forchetta e farlo diventare una bella cremetta. Con questa cottura l'aglio praticamente non si sente. So che qualcuno potrà dire no, il sapore è troppo forte, ve lo fate vedere, lo potete tranquillamente eliminare senza nessun tipo di problema. In alternativa fate così. La pasta è pronta, quindi via, la scoliamo
direttamente all'interno della padella. Come vi ho detto, in questa ricetta non si utilizza acqua di cottura della pasta, il sugo deve rimanere puro. Se ne avete fatto in abbondanza, un po' tenetelo fuori e poi lo aggiungete nella parte finale dopo che avete fatto il piatto. Qualche cucchiaio sopra nel piatto ci starà bene, lo renderà ancora più morbido. Aggiungere anche quindi il basilico a fuoco spento e poi assaggiatelo. Se dovesse essere leggermente acidulo, allora aggiungete la noce di burro, in caso contrario non serve. Quindi potete aggiungere, se volete, qualche goccia di olio extravergine di oliva. Mantecare bene il tutto, quindi è possibile impiattare. Vi ricordo che se avete fatto un pochino più di sugo, a questo punto lo mettete così sopra. Io ne ho fatto poco di più, ok? Però se ne mettete un bel cucchiaio sopra ci sta, che è una meraviglia. Magari una goccia, una lacrima di olio extravergine di oliva. E poi, per chiudere, gli ultimi due ingredienti: la neve di parmigiano reggiano e qualche fogliolina di basilico. E voilà, les jeux sont fatto. E voilà ragazzuoli, prima di fare la prova dell'assaggio vi vorrei ricordare di iscrivervi al canale se non l'avete fatto, così mi aiutate ad arrivare al milione. Vi ricordo inoltre che in tutte le librerie, in tutti gli store online sono disponibili i miei libri: L'arte del buon mangiare e La cucina per tutti di Stefano Barbato, ebbene yes. E poi che ho aperto un gruppo su WhatsApp per rimanere sempre aggiornati di tutte quante le mie nuove video ricette, così vi mando io direttamente la notifica e non dobbiamo aspettare che la mandano i social, ok? E adesso andiamo a fare la prova dell'assaggio, mi consente. And the question, già lo conosco, guarda. Oh, che buono questa. Io mi tiro su pure sta fogliettina di Allora, ma cosa ve lo dico a fare? ¿Para qué hablar? Esto es un plato número uno della tradizione italiana. È quel piatto che ti ricorda la nostra terra. La tua arte culinaria viva!